L'Haia, in olandese Den Haag, è una città di circa 565.000 abitanti dei Paesi Bassi. Pur non essendo la capitale ufficiale dello Stato, che è Amsterdam, riveste il ruolo che normalmente è proprio delle capitali, essendo sede del Parlamento, del governo, del capo dello Stato, che vi risiede dal 1831, e di tutte le ambasciate straniere presenti nel paese. La città ospita numerose organizzazioni internazionali, come la Corte internazionale di giustizia, principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, la Corte penale internazionale, l'Europol, l'Eurojust e l'OPCW, tant'è che sono più di 26.000 gli stranieri che risiedono all'Haia, in maggioranza impiegati presso organizzazioni internazionali, multinazionali ed enti giuridici e diplomatici di varia natura. Den Haag è quindi una città dove si incrociano interessi internazionali. Su questa base, John le Carré nel 1963 ha scritto il libro La spia che venne dal freddo. Seppure non sia completamente ambientato a l'Haia, una parte significativa della trama si svolge in città, dove affari di spionaggio e operazioni clandestine avvenute durante la Guerra Fredda dimostrano come Den Haag sia un punto di riferimento internazionale. Se questa storia vi incuriosisce, potete trovare il link per acquistare il libro in descrizione. Formalmente il nome della città è Schravenhage, che è una contrazione di Des Gravenhage, il bosco del conte d'Olanda, ma viene comunemente utilizzato il nome Den Haag, che però possiede numerosi esonimi nelle varie lingue europee. L'Haia venne fondata intorno al 1230, quando il conte d'Olanda, Fiorenzo IV, acquistò la terra accanto a un laghetto, dove oggigiorno sorge il Binnenhof, sede del Parlamento olandese, al fine di costruire una residenza di caccia. Nel 1248 Guglielmo II d'Olanda decise di estendere la residenza e la trasformò in un palazzo. Quando i duchi di Borgogna acquisirono il controllo delle contee d'Olanda e della Zelanda all'inizio del XV secolo, costoro nominarono uno stattholder con sede all'Haia e con l'incarico di governare le contee in loro vece. Dal 1588 l'Haia diventò la sede del governo della Repubblica delle Sette Province Unite. Dopo le guerre napoleoniche, gli attuali Belgio e Paesi Bassi si unirono nel Regno Unito dei Paesi Bassi. Come compromesso, Bruxelles e l'Haia dovevano alternarsi come capitale ogni 2 anni. Dopo la separazione del Belgio nel 1830, Amsterdam divenne la capitale dei Paesi Bassi, mentre il governo rimase all'Haia. A causa della sua storia, il centro storico dell'Haia si differenzia sotto vari aspetti dai centri storici delle città vicine di Leida e Delft. Il centro storico non è né piccolo né delimitato da canali, come invece avviene ad Amsterdam, o mura, ma è caratterizzato dall'alternanza di piccole vie datate al basso medioevo e grandi strade circondate da ricche case del XVIII secolo, costruite per i diplomatici e per le benestanti famiglie olandesi. Ma Den Haag non è solo un centro di potere politico e di istituzioni internazionali. È anche una città che ha attraversato la storia e che ha fatto e tuttora fa da scenario a molti miti e leggende. Una tra le leggende più famose è quella della cicogna di Den Haag. È una delle storie più affascinanti e misteriose che circolano nella città. Si dice che la cicogna abbia un legame speciale con l'Haia, tanto che è anche il simbolo della città e la sua storia è ricca di simbolismo e di magia. Secondo la leggenda, un tempo l'Haia era una città sotto una maledizione. Gli abitanti vivevano in una sorta di blocco spirituale, incapaci di progredire o di trovare pace. La città era circondata da una forza oscura che impediva alle persone di trovare felicità o speranza. La maledizione sarebbe stata lanciata da una strega che, con il suo potere, aveva avvolto la città in una nebbia perpetua
facendo sì che nessuno riuscisse mai a vedere la luce del giorno in modo chiaro. Un giorno una cicogna apparve dal nulla. Secondo alcune versioni, questa cicogna era stata inviata da un potere superiore per rompere la maledizione e portare la speranza alla città. La cicogna, con il suo volo elegante e la sua presenza calma, volò sopra l'Aia e, avvicinandosi al centro della città, depose un uovo in un nido costruito su una delle torri più alte della città. L'uovo, contenente una nuova vita, rappresentava la rinascita della città stessa. Nel momento in cui l'uovo si schiuse, la nebbia che avvolgeva l'Aia si diradò e il cielo tornò a essere sereno. Gli abitanti della città, che avevano vissuto per generazioni sotto l'ombra della maledizione, sentirono un'ondata di speranza e di rinnovamento. La cicogna, simbolo di prosperità e di vita nuova, divenne così emblema di rinascita per l'Aia. Anche se non c'è una base storica concreta per la leggenda, il simbolismo della cicogna continua a vivere nella cultura della città e la sua figura è spesso associata al concetto di nuove opportunità, pace e prosperità. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Ma a Den Haag non ci sono solo luci. Una leggenda infatti parla della città delle ombre, un quartiere dell'Aia dove si dice che le luci non riescano mai a brillare completamente, creando un'atmosfera di mistero e inquietudine. La leggenda dice che in questa zona la notte si possa percepire una strana sensazione, che si possa vedere una sorta di ombra vivente, come se ogni angolo fosse popolato da presenze invisibili. Pare che molti residenti abbiano sentito strani rumori durante la notte, ma nessuno sia mai riuscito a spiegare cosa sia realmente accaduto. Qualcuno collega questi fatti al mito della torre di Den Haag, una torre che, secondo la tradizione, sarebbe stata costruita su un antico cimitero di streghe. Questa torre sarebbe stata infestata dagli spiriti delle streghe giustiziate durante l'Inquisizione. Ma l'Aia si affaccia sul mare del nord e da quelle acque sorge il mito del mostro di Den Haag, una creatura descritta come un enorme serpente marino molto temuto dai pescatori che credono possa affondare le loro barche e portarli a morte certa. Le storie di avvistamenti di questo mostro marino si sono tramandate nel tempo, alimentando il folklore della zona. L'Aia, con la sua storia ricca di eventi politici, storici e giuridici, è anche una città che ha generato molte leggende e miti. Mentre alcune di queste storie sono chiaramente frutto di fantasia e folklore, altre potrebbero avere radici in eventi storici o in antiche credenze popolari. In ogni caso, queste storie continuano a far parte dell'immaginario collettivo della città e ad alimentare il fascino che pervade l'Aia.